Buondì a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo particolarissimo centrino che io ho definito centrino grezzo. Questo perché la lavorazione sembra un po' grezza, sembra un po' fatta a caso, ma in realtà è proprio l'effetto che gli volevo dare per poter essere usato sopra un legno sopra un tavolo di legno. In realtà questo centrino, per quanto riguarda la lavorazione, ho preso spunto da una foto che mi è stata mandata da una di voi, presa dal web, solo che lì il centrino era molto moderno ed era realizzato anche con un filato più spesso. Io ho deciso di personalizzarlo e dargli appunto questo aspetto più grezzo. Per quanto riguarda il filato, io ho deciso di optare per il filato della Mistrico Filati linea Tricot 5, che è 100% cotone gasato mercerizzato. Ogni gomitolo da 50 grammi misura 226 metri e io ho utilizzato due gomitoli di questo grigio, quindi 100 grammi di questo blu scuro, 100 grammi del grigio scuro, di cui lì vedete che mi è avanzato un po' degli ultimi due gomitoli. Ho lavorato con uncinetto il numero 3, il centrino è venuto lungo circa 122 cm, largo circa 34 cm. Come vi ho detto, la mia lavorazione è un po' grezza perché come vedete non è definito. Ho cucito di più queste parti proprio per dargli quell'aspetto un po' più strano, un po' più particolare, per andare un po' fuori agli schemi, perché so che la persona a cui lo regalerò sarà molto entusiasta di questa cosa. Però non vi preoccupate, se voi lo volete più moderno vi dirò le piccole cose che dovete fare a differenza mia per poterlo rendere più moderno. Partiamo dall'inizio. Per poter realizzare il centrino si vanno a realizzare prima questi tre cerchi che vedete, e sono che io ho realizzato nel blu scuro, e due nel blu scuro e uno nel grigio scuro, e poi si vanno a unire. Per fare un'unione si vanno a fare sempre giro qua di maglie alte, e qui si vanno a fare delle maglie alte doppie che vi insegnerò a fare per poter aumentare la lavorazione senza fare catenelle. Si lavora tutto attorno e naturalmente vi faccio vedere anche come si unisce dall'altra parte. Ora, se voi volete il centrino un po' più moderno, un po' più definito, voi la parte qui la potete fare più corta e l'unione qua anche più corta. Invece di unire 20 maglie come ho fatto io, ne unite di meno e fate la lavorazione più corta, in modo che i cerchi vengano più vicini tra di loro. Inoltre questa fascia la potete fare anche più alta. Invece di fermarvi a fare 4 giri totali come ho fatto io, ne potete andare a fare anche 5 o 6. Una volta terminata l'unione di questi cerchi si vanno a fare i cerchi più piccoli, che come lavorazione sono identici a quelli più grandi, solo che per fare quello grande ci vogliono 13 giri, per fare quelli piccoli 9 giri. Anche qui io ho cucito parecchio proprio per dargli l'effetto schiacciato, ma voi potete dargli invece l'effetto più tondeggiante andando a cucire meno. Invece di cucire come ho fatto io 28 maglie, mi sembra forse anche un po' di più, ne cucite un po' di meno, tipo le cucite soltanto le maglie che avete cucito al centro, in modo da dare ai cerchi esterni un effetto più tondeggiante. Io ho preferito restare invece in questo effetto più schiacciato e non ho fatto alcun bordino proprio per lasciare questo effetto un po' grezzo, diciamo così. Un'altra cosa, chi voglia realizzare un tris, quindi quello grande e due più piccoli, per fare quelli più piccoli secondo me bastano fare due cerchi invece che 3, e naturalmente se mai farli anche più piccoli andate a fare 9 giri qui e ne fate soltanto 4 qui. Questo per avere la lavorazione più piccola e quindi creare questi centrini più piccoli se desiderate fare un tris. Un'altra cosa, in realtà questi cerchi che vedete qui li potete fare anche più alti, più grandi, e andarli a cucire anche in quel caso meno, per fare avere dei cerchi più grandi esterni. Insomma, sbizzarritevi per personalizzare il più possibile la vostra creazione. Detto ciò, spero che anche questo centrino grezzo vi piaccia, che desiate realizzarlo. Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo privato La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure mi potete taggare su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio con l'hashtag Uncinettando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro centrino io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Tricot 5 nel colore blu, ovvero in realtà è un celeste scuro, e un grigio scuro. Allora, io ho già fatto due cerchi perché a noi ne serviranno 3, e ne farò uno grigio e 2 celesti, e vi faccio vedere come lavorare con il celeste, come fare il cerchio. In totale voi ne dovrete fare 3, mi raccomando.
e andiamo a lavorare e realizziamo il nostro cerchio magico. Io lavorerò con l'uncinetto il numero 3, prendo il filo, entro dentro e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 7 maglie alte per un totale quindi di 8 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7. Chiudo il mio anello magico, vi ricordo che sono 8 totali perché le 3 catenelle equivalgono alla prima maglia alta, vado nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro dentro la maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Per tutto il giro farò 2 maglie alte sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 16 maglie alte. Quindi vado nella seconda maglia alta e vado a fare 2 maglie alte, vado nella successiva e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta e di nuovo vado a fare una maglia alta dentro ogni maglia alta per un totale quindi di 32 maglie alte. Quindi continuo a fare in questa maniera andando a fare 2 maglie alte in ogni maglia alta. Continuo così per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Quarto giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro dentro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva e ricomincio da capo, quindi 2 maglie alte sopra la maglia alta, 1 2, vado nella maglia alta successiva, una maglia alta e ricomincio, vado nella maglia alta successiva, 2 maglie alte, una e rientro 2, vado nella maglia alta successiva, una maglia alta, continuo così per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il mio quarto giro, vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e ricomincio da capo andando a fare una maglia alta. Quindi catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Termino il quinto giro andando a fare sempre una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Sesto giro vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, vado alla maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, ricomincio da capo, vado dove ho la maglia alta e faccio una maglia alta, 2 catenelle, maglia alta successiva, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, maglia alta successiva, vado a fare una maglia alta. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Ho terminato anche il sesto giro entrando sempre nella terza catenella e facendo una maglia bassissima, posso iniziare a fare il mio settimo giro e realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle e ricomincio da capo, una maglia alta dove ho la maglia alta, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Continuo così quindi per tutto il mio settimo giro. Ho terminato anche il settimo giro, andiamo a fare l'ottavo giro e andiamo a fare in questa maniera: 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro dentro la stessa maglia di base, vado a fare una maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva e ricominciamo da capo, vado nella maglia alta successiva e realizzo 2 maglie alte, una 2, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta,
da capo, vado alla maglia successiva e di nuovo 2 maglie alte, 1, 2, vado alla maglia alta successiva, una maglia alta, continuo così, quindi per tutto il mio ottavo giro, 2 maglie alte sopra una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Ho terminato anche l'ottavo giro, nono giro, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi nono giro, molto semplice, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Continuo così per tutto il nono giro e poi vi faccio vedere come fare il decimo. Ho terminato anche il nono giro, vado a fare il decimo giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta, quindi catenella di separazione, salto una maglia, entro nelle successive e vado a fare maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta, continuo così quindi per tutto il mio decimo giro. Sto terminando anche il mio decimo giro, ho fatto l'ultima catenella, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Undicesimo giro, vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto una catenella, entro nella maglia alta e vado a fare una maglia alta. Di nuovo 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, salto la catenella, vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta. Devo fare questo per tutto il mio undicesimo giro. Sto terminando anche l'undicesimo giro, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Dodicesimo e penultimo giro, vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle, una e 2, e di nuovo maglia alta dove ho la maglia alta, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Devo fare questo per tutto il dodicesimo giro, quindi ripetiamo: maglia alta dove ho la maglia alta, 2 maglie alte all'interno dell'archetto di 2 catenelle. Continuo così per tutto il mio dodicesimo giro. Ho terminato anche il dodicesimo giro, devo fare il tredicesimo e ultimo giro, che è semplicissimo perché vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Terminato il tredicesimo giro, spezzeremo il filo e andremo a fare altri 2 giri uguali. Io già li ho fatti e ne ho fatto un altro dello stesso colore e uno di questo color grigio, e poi vi farò vedere come uniremo insieme questi 3 cerchi. Allora, terminato il mio centrino, ho messo i marcatori in questa maniera. Ho messo il marcatore in una qualsiasi maglia alta, ho contato 20 maglie, ho messo il marcatore. Tenete presente che il primo marcatore deve essere nella prima maglia, il secondo marcatore nel 20ª maglia. Ora io mi aggancerò da una di queste parti, da una maglia, e inizierò a lavorare a fare una maglia alta fino ad arrivare a un marcatore. Quindi ripeto, questo è il primo cerchio, ho messo i marcatori per 20 maglie. Adesso, partendo da qui, andrò a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla maglia alta prima del primo marcatore, e a quel punto vi farò vedere come procedere la lavorazione. Arrivata dove ho il mio primo marcatore, e adesso io devo continuare a lavorare con il grigio, ma non lavorando più sul cerchio, quindi devo procedere la mia lavorazione per potermi poi agganciare all'altro cerchio. Per farvi vedere come si vanno ad aumentare le maglie alte per poter progredire, vi faccio vedere attentamente come fare. Allora, ho fatto l'ultima maglia alta prima del marcatore, prendo 2 volte il filo, entro di nuovo nella stessa maglia di base, vado a fare una maglia alta doppia, prendo 2 volte il filo, vado nella base della maglia alta doppia, quindi qui, quindi non entro nella blu ma entro nella base della maglia alta doppia. Mi avvicino un attimo così vedete ancora meglio, vedete? Entro nella base della maglia alta doppia,
e vado a fare una maglia alta doppia. Ancora prendo 2 volte il filo dell'uncinetto, vado nella base della mia nuova maglia alta doppia, quindi ho la maglia alta doppia, vado nella base e vado a fare una maglia alta doppia. Ancora prendo 2 volte il filo, vado nella base della mia nuova maglia alta doppia e vado a fare una maglia alta doppia. Vedete? Si formano così delle maglie alte senza fare le catenelle e dobbiamo procedere così. Io non so ancora quante maglie alte andrò a fare prima di agganciarmi all'altro cerchio, però il procedimento continua così, quindi voi continuando il video alla fine saprete quante ne ho fatte. Io continuo a lavorare, quindi andando a fare 2 maglie alte doppie, entrando nella base della maglia alta doppia che avevo appena fatto e facendo una maglia alta doppia. Quindi maglia alta doppia, entro nella base e vado a fare la mia maglia alta doppia e si creano in questa maniera le maglie alte. Io adesso procederò fino ad arrivare alla lunghezza che mi serve, vi dirò quante maglie alte, alla fine quante maglie alte, perché si rivelano delle maglie alte, ho fatto, e poi vi farò vedere in questo come andare a mettere i marcatori nel secondo cerchio e poi ci agganceremo quindi al secondo cerchio. Allora, ho fatto un totale di 60 maglie alte doppie che poi si rileveranno essere, come vedete, delle maglie alte, quindi un totale di 60. Adesso mi devo andare a agganciare al secondo cerchio. E per mettere i marcatori questa volta ne ho dovuto mettere di più perché questo è il cerchio centrale e ho fatto in questa maniera. Sono partita da mettere dovunque volete il primo marcatore in una maglia alta che mi equivale alla prima maglia alta. Ho contato 40 e nella 40esima maglia sono andata a mettere il mio secondo marcatore. Lateralmente ho lasciato libero sia da questa parte che da quest'altra parte 61 maglie e quindi dopo 61 maglie sono andata a mettere il marcatore nella prima maglia alta subito dopo e sono andata a mettere la seconda marcatore nella prima maglia alta dell'altra parte in modo da avere un totale di 40 maglie come l'abbiamo qua sopra. Adesso io mi aggancio e devo andare a lavorare maglie alte sopra le 62 maglie alte, quindi lascio libera le 40 e qua sotto vado a lavorare direttamente e mi avvicino un po' con la telecamera così vedete bene. Vado a lavorare direttamente nella prima delle mie 61 maglie alte, quindi qui vado a fare una maglia alta e non mi trovo. Allora, io ho fatto un totale di 80 maglie alte doppie. Adesso mi devo agganciare a quest'altro centro. Per fare questo centro mi sono messa 20 maglie alte, nella prima ho messo il marcatore, nella seconda ho messo il marcatore. Sono andata a contare 81 maglie alte da entrambi i lati e subito dopo l'81esima sono andata a mettere i miei 2 marcatori per avere di nuovo 20 maglie alte dove ho la prima e la seconda maglia, marcatore. Quindi ripeto 20 maglie, 81 maglie. A questo punto possiamo agganciarci, andiamo ad agganciarci dove abbiamo il lato delle 81 maglie, quindi dove ho il mio marcatore vado nella maglia alta subito dopo. Per potermi agganciare vado a lavorare in questa maniera, mi avvicino con la telecamera così potete vedere meglio, prendo 2 volte il filo, entro sempre nella base della maglia alta doppia ma entro anche direttamente nella maglia alta subito dopo il marcatore e vado a fare normalmente la mia maglia alta in questa maniera. E adesso vado a lavorare normalmente una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare appunto al mio secondo marcatore. A quel punto farò di nuovo le mie 40 maglie alte doppie e mi aggancerò all'ultimo giro, all'ultimo cerchio.
Anche in questo caso andrò a mettere soltanto due marcatori che mi segnalano le 20 maglie alte e quindi mi aggancerò. Quindi ripetiamo, io adesso vado a lavorare maglie alte fino ad arrivare al mio marcatore, metto i marcatori anche in questa parte lasciando 20 maglie alte libere, il primo marcatore è sul primo la maglia, il secondo marcatore sulla 20ª, mi aggancerò come abbiamo fatto adesso e andrò a lavorare in questo cerchio e lavorerò le maglie alte fino a ritrovarmi al secondo marcatore e a quel punto vi farò vedere come andare a fare le 40 maglie alte di nuovo, ma anche come agganciarci al filo che abbiamo già fatto. Quindi ripetiamo ancora una volta, adesso vado a fare tante maglie alte fino a trovarmi al secondo marcatore, vado a fare le 40 maglie alte e mi aggancerò al marcatore da questo cerchio mettendo sempre 20 maglie. Andrò a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, arrivati al secondo marcatore vi farò vedere come continuare. Allora, ho fatto le mie, vedete, questa è la catenella, sono andata in quest'altro giro, ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia, scusate catenelle, sono le maglie alte doppie, ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al secondo marcatore e ho fatto 10 delle mie maglie alte doppie. Quindi devo farne solitamente 40, adesso ne ho fatte solo 10 perché adesso mi devo agganciare a queste di questa dalla parte sotto. Quindi ho contato 10, all'11ª ho messo il marcatore, ho contato un totale di 20 maglie, alla 20ª ho messo il marcatore per avere poi altre 10 maglie alte da questo lato e quindi posso andare ad agganciarmi con il filo. Quindi prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, mi avvicino con la telecamera per farvi vedere meglio, sposto il marcatore da quest'altro lato così non mi dà fastidio e mi aggancio come ho fatto finora. Quindi vado a fare sempre, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, scusate, devo un attimo, ok, quindi prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado direttamente dove ho la maglia base della maglia alta precedente e poi entro dove ho la mia prima maglia alta, dove ho il marcatore qui e vado a fare la mia maglia alta doppia. Questo serve per agganciarmi. E adesso continuo a lavorare normalmente facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare all'altro marcatore. Quindi continuo a lavorare in questa maniera facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al secondo marcatore. Sono arrivata dove ho il mio marcatore, quindi vado a fare l'ultima maglia alta e poi vado a fare di nuovo le mie 10 maglie alte doppie. Quindi prendo 2 volte il filo, mi aggancio alla stessa base e vado a fare la mia prima maglia alta doppia. Prendo 2 volte il filo, mi aggancio dove ho la maglia base e vado a fare la mia maglia alta doppia per un totale quindi di 10 maglie alte. E poi, come abbiamo fatto fino ad ora, mi vado ad agganciare qui dove ho il secondo marcatore, subito una maglia alta. Dopo andrò a fare di nuovo le mie 81 catenelle e 81 maglie alte e farò la stessa cosa qui che ho fatto prima, agganciarmi in questa maniera. E poi, una volta fatto questo anche da quest'altra parte, scusate, sposto un po' la telecamera così vedete meglio, andrò anche qui a lavorare di nuovo facendo le maglie alte e terminerò il giro. Terminato il giro andrò a fare, e poi naturalmente vi farò sapere, però nel frattempo ve lo dico, dei giri di maglie alte attorno a tutto il nostro lavoro. Quindi io adesso continuo a fare come ho fatto, vi ricordo che dobbiamo andare a fare 10 maglie alte doppie, 20 maglie alte sopra le 20 maglie alte del filo sotto, 10 maglie alte doppie e di nuovo andiamo qui e andiamo ad agganciarci, facciamo le nostre maglie alte fino ad arrivare al secondo marcatore, di nuovo 10 maglie alte doppie, 20 sulle 20 qua, 10 maglie alte doppie e ci agganciamo e terminiamo facendo tante maglie alte per terminare il giro. Poi io farò dei giri di maglie alte sopra, quindi dove ho fatto tutto questo giro di maglie alte andrò a fare un giro di maglie alte, non so se 1 o 2 giri, poi vi farò sapere, e poi devo vedere anche quando andrò a cambiare di nuovo il colore per alternare sempre questo il grigio al celeste.
Allora, come vi ho detto, io una volta che ho terminato il giro sono andata a lavorare attorno sempre alle stesse parti e ho lavorato altri 3 giri, in modo tale che si è formata questa fascia qui, questo cerchio qui, naturalmente per tutta la lunghezza del nostro centrino. Adesso devo dargli una piccola stiratina per sistemare un po' tutto, ma poi devo andare a fare, e vi faccio vedere un attimo, quindi ripeto, io ho lavorato tutto intorno al mio centrino 3 giri di maglie alte, lavorando sempre tutto attorno al centrino. Adesso devo andare a realizzare 4 piccoli cerchi. Noi ci siamo fermati per realizzare i grandi a 13 giri, mentre qui andiamo a farne di meno, ne dobbiamo fare un totale di 9, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sono gli stessi giri del cerchio grande, vedete? Lo metto così riuscite a vedere meglio. Vedete, questo è il cerchio grande e questo è il cerchio piccolo. E ne dobbiamo realizzare 4, io ho realizzato sempre col colore blu, che poi li dovremo andare a cucire qui e qui, e vi farò vedere naturalmente come, solo che adesso devo andare prima a dare una piccola stirata per mettere bene tutto, e poi vi farò vedere come andare a cucire questi pezzi. Quindi ripetiamo, una volta fatto 3 giri di maglie alte attorno a tutto il centrino, ma ne volete fare anche di più se lo volete più doppio, la fascia più doppia qui al centro, andiamo a fare 4 di questi cerchi. Ne dovete fare 4, arrivare fino al 9° giro e poi vi faccio vedere come cucirli. Per poter cucire i nostri cerchi più piccoli, dove qui abbiamo le nostre 40 maglie alte, perché qui ne abbiamo 40, io ne salto le prime 4 da un lato, le prime 4 da un lato, dall'altro lato, e metto i marcatori e vado a cucire attorno a tutte le maglie alte qui il mio cerchio. Stessa cosa da quest'altro lato, metterò i marcatori togliendo 4 maglie delle 40 e 4 maglie delle 40 di qua, e andrò a cucire questo da questa parte, e farò la stessa cosa anche da questo lato. Quindi ripeto, io adesso devo andare a cucire i miei cerchi più piccoli, toglierò dalle 40 maglie 4 da questo lato, 4 da questo lato, mi sono messi i marcatori per essere più tranquilla di andare a cucire tutte le maglie che devo cucire, e cucirò il mio cerchio qui, e farò la stessa cosa anche da quest'altro lato, poi la stessa cosa la faremo qui. Una volta terminato questo, devo decidere se faccio un bordino tutto attorno o se lasciare invece il centrino com'è. Devo vederlo finito per poter prendere anche questa decisione.